è la tuta che aveva Makoto Tamada nel 2004 a Rio, prima vittoria Bridgestone, quando io ero il direttore tecnico del team Pramac Honda Bridgestone MotoGP 2004. Questa invece nera? Questa qui nera un po' concia, e quando poi lasciamo la Pramac divenni il gestore di un team indipendente che era Japan Italy Racing. Eccolo lì, Japan Italy 2005, e questa è una caduta a Phillip Island durante i test invernali, tutta nuova, veduta così sempre a Tamada. Sempre Tamada. E questo è l'ultimo anno della MotoGP, 2007, il primo anno della 800, Honda, sempre Konica Minolta, pilota Nakano, Shinya Nakano. L'ingegnere Giulio Bernardelle, tutti lo conoscono, le sue analisi tecniche nel mondo dei Gran Premi sono ormai famose, le più seguite dopo GP, Moto.it. Ma perché siamo qua? Perché dobbiamo raccontare da dove viene Giulio e dove sta andando, perché fa mille cose. Giulio, tu nasci nel mondo delle corse, la tua passione forse era precedente, ma la tua prima attività? Sì, corse. La prima attività motoristica vera è stata con il reparto Corse Aprilia, quindi era a metà anni 90, l'epopea del due tempi, la moto italiana, vincevamo praticamente tutto, 125, 250, e quando entrai in Aprilia io si iniziava a dare consistenza al progetto della 500, che Wittven, il direttore tecnico supremo generale, voleva 2 cilindri, ma la dirigenza, Beggio e il consiglio d'amministrazione voleva la 4 cilindri perché l'Aprilia doveva essere in grado di competere ad armi pari con i giapponesi. E quindi lavorasti su tutti e due i progetti? Io lavorai su tutti e due i progetti, ufficialmente sul 4 cilindri. Pian pianino poi il 4 cilindri venne sempre messo più nel dimenticatoio e crebbe sempre di più il 500, e nel 2000, nel 99 in realtà, arrivammo a correre in 500 con la bicilindrica di iniezione, che insieme alla Honda 4 cilindri che corse solo come prototipo qualche anno prima fu l'unica 2 tempi ad iniezione da Gran Premio. Tante cose, poi vicissitudini vari, e poi finisti con Bridgestone, Honda. Perché? Perché seguimmo nel 2002 Tetsuya Harada, che voleva chiudere la carriera con la Honda in 500, e lui iniziò a correre per un team nuovo che era appena nato, in realtà era nato dalle ceneri di un team inglese che era il team Hardwick, fine anni 90, e venne messo in piedi il team Pramac Honda, e io divenni il direttore tecnico. In particolare nel 2003 Harada aveva appena finito e noi presimo il progetto della Bridgestone, che assieme alla Honda voleva sviluppare le gomme per la MotoGP, e quindi iniziamo con Makoto Tamada, che era con le Bridgestone, con noi con i colori bianco-rossi della Pramac, e poi gestivamo un po' dietro le quinte Max Biaggi, che era un pilota Pramac, con già i colori Camel di queste tutte qui. C'era l'idea del veicolo, cioè della progettazione del veicolo completo. Poi nel corso degli anni questa cosa è maturata, ed è diventata l'idea di creare, di dar vita a una piccola produzione di moto molto curate. E qui ti fermo, perché siamo apposta da te qui alle porte di Verona, in Motion Group, per raccontare quali sono le tue molteplici attività, ma soprattutto qual è il sogno che sarà alla fine del tuo percorso. Sì, che adesso si inizia a intravedere. Esatto. Andiamo nell'ufficio tecnico. Ufficio tecnico faccio io. Allora, cosa ci fai vedere qui all'ufficio tecnico, Giulio? Dico, questo è il cuore, questa è la stanza dove facciamo tutta la progettazione di tutto quello che facciamo noi. L'idea è sempre stata quella del progetto del veicolo intero, no? Il progetto meccanico di tutta la motocicletta. Questa è l'ultima Zeta, è una moto che è nata nel 2021, l'anno scorso, e quest'anno stiamo ulteriormente sviluppando, è la moto con cui facciamo il mondiale di flat track. E Marco vi fa vedere che non è un rendering, è un assieme di componenti CAD, quindi ci sono migliaia di componenti, tutti assemblati virtualmente, e in particolare adesso lui vi fa vedere come viene fatta la progettazione CAD tridimensionale, come viene fatta la simulazione della lavorazione di quel componente lì che lui ha evidenziato, è uno degli elementi che compongono il forcellone, che poi viene saldato alla testa del forcellone. Questo componente qui viene ricavato da
un elemento laminato in lega leggera e viene ricavato da una fresa. E lui vi fa vedere la simulazione. Qui è il grezzo che viene fissato in macchina e questa è la macchina che lavora. Logicamente la macchina poi va a una velocità nettamente più bassa rispetto a quello che si vede nel video. Questa cosa qui, che è ancora una cosa abbastanza, diciamo, da avanguardia, è una simulazione della lavorazione fatta con tutta la macchina completa, disegnata in tridimensionale, quindi con la possibilità di andare a vedere le collisioni, le eventuali collisioni reali. Vedete che è simile a una scultura la lavorazione di fresa, cioè pian pianino le superfici gialle sono quelle poi dell'oggetto finito, tutto il materiale viene ridotto in truciolo e quindi cade nel vascone della macchina, viene evacuato e poi viene recuperato, l'alluminio si ricicla completamente e pian pianino appare quello che poi è il componente dell'altro video in arancione, cioè quella parte dell'elemento del forcellone della ZAE. Bellissimo. E poi voi vi fate tutto, questo è il punto, in casa fate tutto. Noi facciamo tutto, la nostra azienda produce solo quelli che sono i prodotti della nostra azienda, quindi noi non lavoriamo su disegno fatto da altri, no? Per cui la prima cosa che io mi preoccupai di avviare attorno al 2005-2006, Marco è stato proprio il primo a seguirmi in questa avventura, fu appunto la struttura dell'ufficio tecnico con i software tridimensionali. Adesso noi utilizziamo un software di un colosso tedesco, è un pacchetto completo ed è abbastanza diffuso in ambito automotive, anche a Bologna utilizzano questa cosa qui e anche il gruppo Fiat utilizza la stessa cosa. Ecco, noi abbiamo un pacchetto completo che va dalla progettazione CAD fino all'analisi FEM di elementi finiti, tutto quello che può essere la simulazione virtuale dei carichi eccetera, e poi la possibilità di fare la progettazione del percorso che devono seguire le macchine per la lavorazione meccanica. Erwin è un altro dei nostri ingegneri, ma vi volevo far vedere un po' il concetto che ti dicevo prima quando siamo partiti, e cioè che quando ho iniziato io, ormai tanti anni fa, c'era una sorta di separazione netta tra chi progettava la ciclistica, il telaio, chi progettava invece il motore e le sue componenti. E la separazione era dovuta al fatto che i primi sostanzialmente erano dei carpentieri, gli altri invece erano dei cesellatori che lavoravano col decimo, col centesimo addirittura, no? Mentre adesso noi con questi sistemi di progettazione che sono, diciamo, di avanguardia, praticamente facciamo qualsiasi oggetto meccanico, lo approcciamo alla stessa maniera. Noi abbiamo sviluppato la nostra tecnologia produttiva e la tecnologia parte appunto dallo stesso approccio progettuale. Questo che vi fa vedere Erwin è il carter frizione, quindi il carter sul lato destro del motore monocilindrico della Zaetta. Ecco che si vede tutto il gruppo frizione con i dischi e tutto il gruppo appunto installato. Okay? E questa sarà l'evoluzione sul motore di fine stagione dell'anno prossimo della nostra moto da corsa. Con lo stesso tipo di approccio delle nostre ruote, questa è l'ultima evoluzione delle Kineo, quelle a 24 raggi che monta MV Agusta e che dall'anno prossimo saranno disponibili anche per il mercato aftermarket, quindi come ricambio post vendita, e saranno dedicate in particolare questa versione qui per tutte le moto che hanno la trasmissione finale a catena, il forcellone monobraccio, quindi MV Agusta, le Triumph Speed Triple, le Ducati, eccetera. L'approccio progettuale è esattamente il medesimo e quindi si lavora con il CAD tridimensionale, si lavora in assembly, cioè tutti i componenti vengono verificati e montati in maniera virtuale. Già, Giulio, ruote, perché oggi le ruote sono la vostra attività principale, il vostro core business. Si dice così. Perché parlano bene dicono core esatto. business. Allora, dove andiamo adesso? Adesso andiamo nell'officina macchine utensili. Allora Giulio, ci hai portato tra le macchine utensili, ma la premessa è che voi partite da forgiati. Ecco. Noi quando è possibile, cioè quando abbiamo un certo volume di produzione, e quindi sostanzialmente questo vale per tutti i componenti delle nostre ruote,
Non partiamo mai da pieno, quindi da barre piene, che implicherebbero il dover tagliare e asportare molto materiale, ma partiamo da dei grezzi forgiati. Questi sono due esempi dei nostri mozzi. E il grezzo forgiato cosa ci dà come vantaggio? Intanto il fatto che il materiale da asportare è molto meno, e poi ci dà un grandissimo vantaggio sulle caratteristiche meccaniche della lega. La lega in particolare diventa non tanto molto più resistente, ma diventa molto più resistente a fatica e quindi ha molta più durata, e questo sui componenti delle ruote, ma anche sulla ciclistica o sui componenti del motore della moto. Questa è la partenza che arriva da una fornitura esterna, e questo è il pezzo finito dopo che è stato lavorato sulle nostre macchine. Ruote Kineo. Allora Giulio, tu facci vedere come passi dal grezzo al prodotto finito. Sì, la Kineo è il primo prodotto che ha avuto un certo riscontro, un certo successo nella nostra gamma. E quello che vi volevo far vedere è che anche il cerchio ruota, Kineo è una ruota a raggi tubeless brevettata. Sì. La brevettai io nel 2007 ed è ancora adesso una delle pochissime ruote a raggi tubeless, ed è anche il brevetto più moderno nel campo della ruota da moto come tubeless. Okay? Questo è il cerchio finito. Questa qui è una misura da 2,50 x 19, okay? Quindi è un cerchio anteriore per una big enduro. E questo qui che vediamo vicino è il grezzo. Il grezzo ha sempre la caratteristica che ti raccontavo prima, cioè è sempre un elemento forgiato. Questo tra l'altro è una super lega, cioè un alluminio di classe 7000 si dice, e quindi è un prodotto resistentissimo. E quello che si può vedere è anche quanto sia vicino il grezzo al finito e come tutto il particolare sia lavorato alle macchine utensili. Dietro c'è un'altra, questa è un'altra misura, questo è un 4,25 x 17, eccolo. Quindi è sempre una posteriore, dedicata a moto tipo le Triumph oppure l'Enduro di media cilindrata. E queste qui sono le ruote che sono diventate famose, i cerchi ruota che sono diventati famosi con le MV Agusta, le Dragster, ed è la posteriore da 6 pollici x 17. Allora Nico, poi ti volevo far vedere, qui abbiamo una campionatura di varie misure, vari colori. Questa qui è il cerchio ruota più grande che abbiamo in gamma, è un 8,50 x 18, sempre della gamma Kineo. Questo viene dedicato all'aftermarket, Harley Davidson ed Indian in particolare. E questa è un'altra cosa abbastanza rara da vedere, è il cerchio ruota che utilizziamo per le ruote anteriore Speedway da competizione. Cos'è? 23 pollici. Questo è un 23 pollici, 1,60 di larghezza di canale. Leggerissimo. Ed è leggerissimo, questa in assoluto è la ruota da moto in lega leggera più leggera che esiste. Poi ti faccio vedere una ruota completa che è questa qui. Questa è l'ultima evoluzione di Kineo. Bella. Ed è un posteriore a 24 raggi, monobraccio, 6 pollici x 17. Questo viene dedicato a tutte le moto Ducati, MV, Triumph, Speed Triple. Me la fai tenere? Quanto pesa? Pesa circa 4,5 kg. Poi è bellissima, bellissima. Grande Giulio. Eccoci qui Giulio, questo reparto assemblaggio. Sì, questo è l'inizio dell'attività di assemblaggio delle ruote. Sì. Delle ruote. Okay, si vede che qui si cominciano a vedere dei numeri, no? Dei quantitativi. Noi attualmente stiamo lavorando su 600 ruote al mese e diciamo che nel settore della ruota premium, quindi quella top di gamma dedicata alla moto, siamo una delle prime aziende in Europa, okay? Come volume. E questo scaffale qua in particolare è dedicato alle ruote che vengono vendute a coppia singola per quei clienti che tramite dei dealer un po' in tutto il mondo vogliono personalizzare o abbellire o migliorare le prestazioni della loro moto acquistando le nostre ruote. Come vedi ci sono tantissimi colori, abbiamo una gamma di 12 colori, ogni mozzo ha il numero, nel senso che noi siamo abituati a marchiare con un numero di serie
ogni singolo prodotto e quindi lo seguiamo poi nella sua vita fornendo al cliente assistenza se ne avesse bisogno. Questo di qua invece è lo scaffale dedicato ai primi equipaggiamenti, cioè quelle ruote che vanno vendute ai costruttori di moto. Ma ti volevo far vedere anche un'altra caratteristica, ti dicevo prima che lavoriamo sempre da elementi forgiati e sempre con le macchine utensili. La nostra azienda è anche l'unica a fare ruote a raggi in cui ogni raggio è ricavato per lavorazione meccanica alle macchine utensili. Questi componenti qua sono ricavati su delle tornitrici automatiche, sono in acciaio legato, un acciaio speciale, e sono componenti fatti singolarmente sul tornio uno a uno. Particolarità, la filettatura. La particolarità è che il dimensionamento lavorando al tornio varia, quindi si vede la variazione di diametro nelle varie zone del pezzo. La testa è molto grossa, molto robusta per superare le omologazioni TUV e la stessa cosa il filetto è più grosso del gambo e questa è un'altra caratteristica di queste ruote. Certo. Giulio, qui saldatura. Sì, questo è l'ultimo reparto che stiamo allestendo, abbiamo quasi finito, siamo partiti a dicembre dello scorso anno e questa è un'unità di saldatura robotizzata dedicata all'alluminio e in particolare alle superleghe d'alluminio, quindi probabilmente è il reparto di più alta tecnologia che abbiamo. Dove andiamo, Giulio? Ma andiamo all'assemblaggio delle ruote. Questo? Adesso stiamo assemblando delle ruote che sono destinate a MV Agusta. Buongiorno. Sono le ruote della Super Veloce S, queste qui. La caratteristica è che l'assemblaggio è un'attività talmente complessa da un punto di vista di movimenti e di manualità che è un'attività totalmente manuale. Lei, Danila, sta facendo la prima parte dell'assemblaggio, che vuol dire accoppiare motto, cerchio con i raggi e i nippli. La caratteristica delle nostre ruote è che il raggio è una lunga vite che viene avvitata appunto al nipplo e il nipplo è quell'elemento lì che lei ha in mano e questo diciamo è il cuore del brevetto Kineo. Poi quando lei ha finito di fare tutta l'operazione di preassemblaggio passa qui dove Simona con questo attrezzo lei fa un primo tensionamento della ruota, quindi lei prima appoggia tutti i raggi a mano e poi utilizza una chiave dinamometrica e tensiona la ruota su questo attrezzo qui che consente di andare a tirare, a stringere ogni raggio senza creare disallineamenti tra mozzo e cerchio. Giulio, siamo alla centratura. Alla centratura. Questo è il reparto dove viene fatto il controllo finale dell'assemblaggio della ruota e qui in particolare ti posso far vedere che abbiamo in gamma un altro prodotto che noi chiamiamo 4GD, 4GD. 4GD sta per forgiato, forged. Come ti dicevo prima, il mozzo è sempre ricavato da un grezzo forgiato. Però la ruota, che in questo caso è dedicata alle moto cross enduro, dove non esistono le gomme tubeless, quindi è una ruota tube type che viene assemblata con il miglior cerchio esistente sul mercato, che è l'Excel giapponese, cerchio di altissima qualità e di altissimo pregio. Questa qui è una ruota tradizionale, quindi, che a livello di centratura ha una precisione che sta attorno al millimetro e questa precisione qui è dovuta alla caratteristica, alla tolleranza che contiene in sé il cerchione. Il cerchione è fatto per deformazione, non è assolutamente lavorato alle macchine utensili, quindi è di per sé impreciso lui, che di un millimetro e mezzo, sia nella cilindricità che nella planarità. Mentre se noi andiamo a vedere, Kineo è costruito con elementi al di là del fatto che è una ruota tubeless, però a livello costruttivo sono tutti elementi finiti per lavorazione alle macchine utensili, quindi sono tutti elementi che hanno in sé una grandissima precisione e difatti per controllare la centratura delle ruote Kineo servono i comparatori centesimali. La precisione che noi garantiamo al cliente come assemblaggio è inferiore ai 4 decimi di millimetro, quindi più o meno è la stessa precisione che c'è su una qualsiasi ruota fatta in un pezzo unico, forgiato o fuso di una motocicletta tradizionale. Giulio, InMotion Group e anche Zaeta, e qui siamo nel reparto corse di Zaeta. Ci vuoi raccontare, prima di illustrare come è fatta la moto, perché è particolarissima,
che cosa state facendo di corse? Allora noi ci stiamo dedicando completamente dal 2017 alle competizioni di flat track che dal 2020 la FIM ha fatto diventare campionato del mondo. Questo qui per me è stato un po' un innamoramento lento, perché io sono partito dal motomondiale con la MotoGP e quindi dal top assoluto, mentre questa qui è la categoria che dovrebbero, secondo me, iniziare i giovani. Io sono stato parecchio in Giappone, in ogni impianto della Honda c'è un piccolo anello dove i ragazzini ad 8 anni iniziano a fare lo short track con le motine 38-50 di cilindrata. Bello. Quindi iniziano ad andare in moto. Questa qui è la disciplina che è un po' l'origine del motociclismo sportivo, okay? Ed è una disciplina che a me ha appassionato sempre di più insieme allo Speedway, e con Zaeta, che è un marchio che è stato fondato nel 2009 da Paolo Chiaia e che noi abbiamo rilevato nel 2020, abbiamo deciso per adesso di dedicarci appunto a creare una moto per fare questo tipo di competizioni. Avete vinto dei campionati italiani? Tanti. Abbiamo vinto dei campionati italiani, abbiamo vinto 2 Coppe del Mondo. 2 Coppe del L'anno Mondo. scorso siamo arrivati secondi con Kevin Corradetti, che è quella moto lì, il 27, nel mondiale di flat, e quest'anno con i 2 piloti Corradetti e Moschini puntiamo decisamente a vincere il mondiale. Che comincia a luglio. Comincia il 16 luglio in Okay. Germania. Ed è fatto quante prove? Sono 5 prove quest'anno, si corre in Germania, in Ungheria, in Repubblica Ceca, in Francia e si chiude in Italia. Oh. Però Giulio, io vorrei che tu ci raccontassi un po' come è fatta l'ultima versione della Zaeta e comunque i suoi concetti principali, è da un po' di anni che sono così. Sì, la Zaeta diciamo, è stata conosciuta, si è vista dal 2010-2011 come una sorta di scrambler, di cafe racer. Okay. Ne è stata fatta una versione stradale, era una versione omologata Euro 3 e l'abbiamo prodotta in circa una trentina di esemplari. Okay. Quindi sono 30 fortunati nel mondo che hanno la Zaeta 530 stradale. Questa qui invece è una moto fatta in base all'ultima versione del regolamento della FIM, quindi è un 450, 4 tempi, monocilindrico, e la moto è molto diversa dalle altre moto che competono nel flat track, perché quelle sono moto di derivazione motocross, quindi sono delle motocross trasformate soprattutto nelle sospensioni e nelle ruote. Per regolamento dobbiamo usare delle gomme da 19 pollici sia anteriore che posteriore, e noi collaboriamo dal 2017 con Allas allo sviluppo delle gomme da flat. La moto è, anche in questo caso, come in tutti gli altri prodotti che facciamo, ha delle caratteristiche che sono davvero uniche. Ad esempio è l'unica moto da fuoristrada col telaio a culla aperta, ed è l'unica moto da fuoristrada dove i componenti del telaio sono completamente ricavati da elementi forgiati lavorati alle macchine utensili. E qui Giulio al centro c'è un trave diverso. Sì, al centro c'è una parte superiore che è un monotrave d'acciaio, mentre la parte inferiore è un doppia culla aperta. Il serbatoio è posizionato sotto la sella, la quantità è di circa 5,5 litri, che è quello che serve per fare questo tipo di gare. La parte dove nelle moto tradizionali c'è il serbatoio invece è un airbox che porta l'aria verso il corpo farfallato, che è a doppio iniettore. Ah, perché il motore è un TM. Il motore è in origine TM, noi abbiamo una collaborazione aperta con TM, per cui diciamo utilizziamo loro materiale, lo mettiamo a punto con la loro collaborazione proprio specificatamente per quello che serve per fare il flat track. Abbiamo dei progetti intanto di evolvere sempre di più il monocilindrico 450, l'anno prossimo faremo una grossa evoluzione di motore, e poi con la federazione stiamo pensando a quello che potrà essere il futuro del flat, e sembra che l'idea che può essere realizzata è quella di replicare in Europa quello che è il flat track americano, dove si corre sì con le moto monocilindriche ma anche con delle bicilindriche fino a 7,50 di cilindrata. Allora Giulio, se parliamo di futuro, io so che tu hai un progetto nel cassetto, allora se ti guardi da qui a 3-4 anni, io ti vedo ancora
a dopo GP, questo sicuro. Ormai Ok, siamo a casa dopo GP. va bene. Ma qui invece che cosa ci sarà? Ma allora di progetti ce ne sono tanti e ogni tanto mi spavento pure perché mi rendo conto che sono troppi, ma in realtà diciamo che l'idea di base è quella di sviluppare l'attività con il marchio Zaeta e nella mia testa, nella mia visione, il marchio Zaeta deve diventare un po' quello che sono riusciti a fare alcuni nel mondo delle supercar e quindi deve diventare un brand di nicchia in grado di produrre in piccola serie, quindi non moto custom o moto artigianali, ma in piccola serie uno o due prodotti veramente di alto livello e di prestazione soprattutto che non c'è nel campo della moto di serie. E quindi noi vogliamo sviluppare questo concetto che per adesso è la moto da flat track da competizione per portarlo verso quella che potrebbe essere in futuro una moto stradale di altissime prestazioni. E quindi sempre legato a questo concetto che citavi già all'inizio, cioè di tutto un veicolo progettato insieme con un gruppo che lavora tutto con la stessa qualità, lo stesso know-how. E con un gruppo che ha una pluralità di competenze, quindi in tutti i settori del veicolo, per riuscire poi a dare al cliente qualcosa che sia veramente di qualità eccellente in ogni particolare, no? Che è quello per cui può essere giustificata l'attività di un marchio del genere. Grande Giulio, grazie mille. Grazie a voi.